Ciao e benvenuto o benvenuta in questa seconda lezione di questa sezione che è dedicata alle pagine e alle web part. Nella lezione precedente abbiamo visto tutta la declinazione delle pagine web del sito SharePoint, quindi gli elenchi, le raccolte, i post di notizie e appunto le pagine web del sito SharePoint. Sono tutte pagine web, come abbiamo detto, ma ci sono le pagine in senso stretto che vanno a declinare gli argomenti del sito e le pagine sono composte da web part, nel senso che all'interno di ciascuna pagina del sito SharePoint potremo introdurre tanti oggetti attraverso tutte le categorie di web part che SharePoint ci mette a disposizione. Quindi in questa prima lezione di questo ulteriore blocco andiamo a vedere cosa sono le web part, per poi nelle tre lezioni successive concentrarci su questi tre punti successivi che vedi in questo indice, quindi andando ad analizzare punto per punto i vari menu che SharePoint ci mette a disposizione quando apriamo la funzionalità web part. Quindi innanzitutto cosa sono le web part? Inquadriamo l'oggetto e le web part rappresentano qualsiasi elemento di blocco che va a costituire una pagina, cioè sono una declinazione della pagina attraverso la quale con un oggetto che può essere un collegamento, un'immagine, una raccolta immagine, uno stream, un elenco, una libreria di documenti, attraverso uno di questi oggetti si va a specificare meglio l'argomento della pagina e quindi si vanno a introdurre dei contenuti perché poi accanto a ciascuno di questi argomenti si potrà inserire anche del testo. Quindi le pagine di SharePoint sono costituite da web part che appunto costituiscono la declinazione della pagina. E quando apriamo una pagina in SharePoint, come noi abbiamo fatto relativamente alle pagine sui corsi di formazione, la pagina ci si presenta completamente vuota, nel senso noi abbiamo aperto questa pagina, se ricordi, corso di cucina, le abbiamo dato il titolo, ci siamo fermati lì e la pagina, ora che io l'ho riaperta per fare questa diapositiva, poi ora te la farò vedere sul sito SharePoint, è completamente vuota, ha soltanto il titolo, ha soltanto gli elementi di navigazione. Quindi io posso cliccare su tutti questi pulsanti, posso anche andare a condividere la pagina anche se fosse vuota, magari questo mi potrebbe far comodo perché potrei condividerla con una persona che ci lavora insieme a me, che quindi può aggiungere contenuti. Si possono subito fare dei commenti, ovviamente rimane il menu di navigazione principale qui a sinistra che è sempre utilizzabile e richiamabile perché magari mi potrebbe servire fare un collegamento ad uno di questi oggetti all'interno di questa pagina, potrei andare subito a trovare il link. Però come vedi la pagina è completamente vuota e allora cliccando qui su modifica ci si apre quello che abbiamo visto in questa prima diapositiva, e cioè la possibilità di introdurre tutti gli oggetti, e cioè le web part, all'interno della nostra pagina del sito SharePoint. Quindi andremo a vedere ciascuno di questi punti. Ci sono, intanto ti ho fatto vedere questi due menu, poi ce n'è sotto ancora un altro quando si clicca su più, quindi andremo a vedere separatamente ciascuno di questi menu perché rappresentano delle categorie di oggetti e quindi le tratteremo separatamente anche per non fare una lezione troppo lunga su tutti gli oggetti, ma per separarli e quindi andare a trattarli separatamente. Ovviamente su ciascuno di questi oggetti vedremo dettagliatamente una diapositiva per poi parlarne. Quindi andiamo anche in questo caso sul sito SharePoint, noi abbiamo le nostre pagine che abbiamo creato, ora io ti vado ad aprire proprio quella del corso di cucina per farti vedere che, come dicevo prima, navigando le diapositive, questa pagina è completamente vuota e presenta soltanto gli elementi di navigazione qua su in alto, qua su in basso e il menu principale qui a sinistra. Cliccando su modifica io vado a aprirmi la possibilità di modificare la pagina, quindi di costruirla. Qui per esempio posso andare subito ad inserire un'immagine cliccando qui, poi ovviamente queste sono tutte cose che faremo e vedremo nel dettaglio, un'immagine significativa di questo corso e poi posizionandomi qui sul primo spazio dove è possibile inserire le web part, quando mi compare questo
questo cerchietto con il segno più all'interno, io ci vado a cliccare e mi si apre la possibilità di inserire le web art. Posso inserire degli oggetti di utilizzo più frequente che io ho utilizzato frequentemente. Poi ci sono i tre blocchi che, come detto, andremo a trattare. Quindi il primo che riguarda testo, elementi multimediali e contenuto, il secondo che riguarda documenti, elenchi e raccolte e poi il terzo che riguarda notizie, contatti ed eventi. Ecco, andando a cliccare su uno qualunque di questi elementi andremo ad aggiungere una web part specifica e quindi vedremo come si fa e come impostare le web part all'interno del nostro sito SharePoint. Una volta che abbiamo inserito tutte le web part che vogliamo all'interno del nostro sito per renderlo accattivante, ovviamente utile per il lavoro, non dovremo fare altro che cliccare qui su Ripubblica e il sito a quel punto verrà ripubblicato, questa pagina del sito a quel punto verrà ripubblicata con tutti i contenuti delle web art che noi avremo inserito. Ti aspetto nella prossima lezione. Ciao!